radiosuperficie di Monte Giorgio, Guido Paci, siamo nelle Marche. Parte oggi, 1 agosto 2020, il Giro d'Italia aeronautico denominato Tour Italy, organizzato da Piloti di Classe. È un evento unico nel suo genere, soprattutto un evento che non si ripeteva e non si vedeva da 40 anni. Questa straordinaria opportunità di promuovere l'avioturismo, di promuovere l'aviazione leggera italiana, oggi è stata possibile grazie ad una persona che è Silvano Teodorani. Io direi che siamo matti a organizzare una cosa del genere. È stato sicuramente impressionante poter gestire 25 equipaggi, perché più di così non si poteva, 25 velivoli, circa 44-45 persone da dover dislocare ogni sera in alberghi e strutture, specialmente nel mese di agosto è abbastanza problematico. Le richieste erano molto più numerose e posso dire una cosa, ho avuto una sensazione bellissima, che finalmente il mondo dell'aviazione in generale si sta svegliando. Persone che già volavano ma si stanno avvicinando a questo nuovo tipo di vivere il volo come turismo. Basti pensare che noi partiti stamattina da Forlì, questa sera siamo ad Andria, ma fermandoci a pranzo, fermandoci a parlare con gli amici, qualcuno già è partito perché si andrà a visitare il castello a Castel del Monte. Pensare di farlo in auto è impensabile. Noi in 8 giorni ci possiamo girare, visitare tutta l'Italia. Sicuramente sarà una spinta, mi auguro e spero, per gli enti e le istituzioni, che so che ultimamente ci stanno ascoltando e seguendo, che hanno capito quale possa essere un futuro sbocco di quella dell'aviazione, che non è il solito, non inteso solo come sport, come passione, che per carità non rinnego, è una passione che abbiamo nel sangue, ma è un modo di pensare il turismo in modo molto diverso, che è il turismo del futuro. 50.000 piloti in Italia, diverse migliaia di aerei leggeri, ma in Europa i numeri sono molto superiori a quelli dell'Italia, almeno 20 volte di più, per cui i tedeschi, gli austriaci, i francesi, gli spagnoli, i polacchi, tutti stanno volando, tutti stanno utilizzando l'aereo per fare avioturismo. L'altra cosa che credo vada assolutamente sottolineata è che i raduni di piloti di classe, che è un'associazione ma è anche un gruppo che vive sui social con 9.000 iscritti che seguono tutte le vicende delle iniziative che fa Piloti di Classe, tutte le volte che si radunano sono 100-120 aeroplani. Ecco, questo dà la misura di quanti no ha dovuto dire Silvano in questo frangente. Purtroppo si è dovuto dire di no a tantissime persone che sono anche amici, ma era impensabile. Giustamente prima si parlava, quando facciamo i nostri raduni, 100-120 aerei, è come se atterrasse un Boeing, 200 e rotte persone, quindi capisci che è impensabile riuscire a gestire una situazione del genere. Nota dolente che mi voglio riallacciare, quando si parlava che all'estero sono molti di più i piloti di aviazione leggera che volano, forse vivono il volo turistico molto più di noi, ma purtroppo quando si avvicinano all'Italia, scendendo dal nord, o virano a sinistra a est o virano a destra a ovest e evitano l'Italia, purtroppo per normative che bloccano un po' questo tipo di turismo. Speriamo di riuscire a smuovere anche questo con Aeroclub d'Italia, con ENAC, per dare la possibilità, ma non solo un tipo di orgoglio per noi, ma per le nostre realtà turistiche, per le nostre partite IVA, per chi vive di questo lavoro, che si può portare tantissima gente che è in grado di spendere e comunque vivere il nostro paese, perché all'estero il nostro paese è ricercato. Buon viaggio, so che arriverete tutti a Pavullo l'8 di agosto, grazie e divertitevi. Grazie a voi, grazie a tutti, ci vediamo a Pavullo. Gianluca Carrabs è l'amministratore unico di Sviluppo Marche, che ha come sigla SVIM, e si occupa di tantissime attività importanti in questa regione. È una delle persone che hanno attenzione, forse anche amore, forse anche passione per quello che tutto il mondo aeronautico italiano sta facendo, tant'è vero che è stato parte attiva di iniziative nella loro accezione idroturistica. Oggi è qui per testimoniare il suo interesse, ma anche per toccare con mano
cosa significa l'avioturismo, quante sono le persone che gravitano intorno a questo mondo e quanta voglia c'è di volare in Italia, e le Marche probabilmente, immagino, piano piano vorrebbero essere anche forse una regione virtuosa per tutte queste attività. Ecco Gianluca, qual è il tuo pensiero rispetto a quello che stai vedendo oggi? Ma che l'avioturismo è una grande opportunità per le Marche, ma non solo per le Marche, per l'Italia in generale. Muove un nuovo modello di turismo, sono 200.000 quelli che viaggiano oggi in Europa con l'aereo. È chiaro che però bisogna dotarsi di infrastrutture, bisogna dotarsi di servizi, e qui l'Agenzia per lo Sviluppo che presiedo può chiaramente fare la differenza, perché ragioniamo su un collegamento generale nelle Marche tra le aviosuperfici per da un lato potenziarle e dall'altro anche fare una ricognizione per realizzarne delle altre. Ad esempio prima abbiamo parlato con il responsabile di Macerata per capire qual è il problema sul Tolentino per l'autorizzazione rispetto a quell'aviosuperficie, perché poi ogni provincia ne dovrebbe avere una per collegare i territori, perché è chiaro lo sforzo che le Marche stanno facendo è quello di far diventare un pilastro fondamentale dell'economia marchigiana il turismo. Per portare i turisti c'è bisogno di un mezzo di trasporto, e perché non l'aereo? Abbiamo visto che la settimana scorsa con l'idrosuperficie del lago di Mercatale a Sasso Corvaro può essere un'opportunità, collegarla con gli altri laghi e perché no con la Croazia, il resto d'Europa. Quindi chiaramente le aviosuperfici sono fondamentali, abbiamo bisogno di infrastrutture, ma questo lo vediamo che abbiamo un'arretratezza non solo purtroppo sulle aviosuperfici ma anche su tante altre infrastrutture. Dobbiamo colmare questo gap negativo e rilanciare, siccome siamo alla vigilia della nuova programmazione comunitaria 21-27, sono 4 i miliardi che arriveranno alle Marche per i cosiddetti fondi indiretti, quelli che la Regione Marche gestisce per conto dell'Europa. Questa può essere una grande opportunità da cogliere al volo per intercettare quelle risorse e sviluppare le aviosuperfici marchigiane. Parlando con te ricordo la prima volta ci siamo addentrati nel discorso ambientalista, perché comunque tu hai una forte connotazione ambientalista che tutti ti riconoscono, e probabilmente la tua stima qui in regione è anche proprio dovuta a questo impegno sociale, politico e sociale che tu hai nei confronti di questo tema. E tu mi chiedesti appunto i consumi, quanto potevano inquinare eccetera. Ecco, spezziamo una lancia a favore di questi piccoli aeroplani che vanno benzina verde quando vanno benzina, altrimenti ci sono i parapendio che manco la consumano la benzina. Voglio dire, volare non è necessariamente inquinare, dico bene? Ma sì, questo è come dire, un luogo comune che dobbiamo sfatare. Erano dati che non conoscevo, per un'ora di volo ci vogliono 16 litri di benzina, quindi fare 200 km, accorciare le distanze, accorciarli in maniera sostenibile. Poi questo per quanto riguarda i motori tradizionali, ma anche i motori ibridi si stanno sperimentando sugli aerei, quelli elettrici, quindi chiaramente anche lì c'è una frontiera molto importante da raggiungere, e quindi la sostenibilità, il volo secondo me è un'abbinata strategica. Noi vogliamo coglierla, non vogliamo perderla come regione, poi ci occupiamo di innovazione tecnologica anche come SVIM, e quindi quale migliore occasione se non questa di sperimentare un'intermodalità, un trasporto intermodale per valorizzare il turismo attraverso un trasporto sostenibile, e quindi ci sono tutti i connotati per fare bene e quindi per guardare al futuro.